Ciao! Oggi, oltre a proporvi un mini unboxing della scheda madre MEG B460M Bazooka di MSI, una scheda madre della famiglia MEG di MSI di tipo Micro ATX dedicata a tutti i processori Intel Socket LGA 1200 di 10ª generazione, vi illustreremo come installare in maniera corretta CPU e memorie utilizzando proprio questa mainboard di MSI. Vediamo cosa comprende la confezione. Questa mainboard dispone di due uscite display, HDMI e DVI. L'audio è di tipo HD 7.1. In questo modello lo slot PCI Express presenta dei rinforzi metallici per meglio supportare le schede video più pesanti. Anche lo slot M.2 principale presenta dei rinforzi metallici e, come possiamo vedere, è dotato di un dissipatore dedicato. Sul fondo della scatola troviamo due cavetti SATA 3 con clip metallica, di cui uno a 90 gradi. La IO Shield backplate. Uno sticker con il logo del produttore. Un CD con driver e utilities. Quattro manuali. Tre viti per l'installazione di hard disk di tipo M.2. Prima di passare alla parte pratica, vi ricordiamo che queste sono solo alcune caratteristiche della scheda madre. Per ulteriori approfondimenti, in descrizione potete trovare un link alla pagina ufficiale del produttore. Per un corretto assemblaggio, l'utensile più importante è il manuale. Nel manuale, infatti, potremo individuare la posizione del connettore della ventola del processore, gli slot da preferire per le RAM e gli SSD, i connettori per il pannello frontale del case e molto altro ancora. Per installare la CPU, rimuovere la protezione in plastica dal socket tirando verso l'alto la linguetta. Sganciare il meccanismo azionando l'apposita levetta. Individuare i riferimenti per l'accoppiamento su scheda madre e processore. Questi riferimenti servono a posizionare in maniera corretta la CPU nel socket. Inserire il processore con calma e richiudere il meccanismo. Ora pulire il processore con un apposito prodotto. I dissipatori stock sono già muniti di un pad termico. Verificare la corretta posizione delle 4 clip per l'ancoraggio. Adesso fissare il dissipatore spingendo le clip verso il basso in corrispondenza dei fori sulla scheda madre e verificare sul retro che siano tutte agganciate.
Ora collegare la ventola alla scheda madre. Per installare le RAM, sganciare le clip della scheda madre. Inserire la memoria seguendo i riferimenti e spingerla verso il basso accompagnando le clip in posizione di bloccaggio. Se non si è certi del corretto inserimento, ripetere l'operazione. Per installare l'SSD di tipo M.2, rimuovere il dissipatore. Verificare la corretta posizione del supporto in relazione all'SSD. Installare l'SSD nello slot e fissarlo con l'apposita vite in dotazione. In questo caso, rimuovere gli adesivi. E pulire con un apposito prodotto. Fissare il dissipatore con le viti in dotazione. Con l'augurio che questo video vi sia stato utile, vi ricordiamo che potete lasciare un commento o un like. The Screwdriver vi saluta.